Salve a tutti. Oggi voglio parlare di un argomento veramente importante. Il video sarà relativamente breve, quindi ascoltatelo fino alla fine. Dovete sapere che ogni azione, mentale o fisica, comporta un dispendio energetico. Più sarà intensa l'azione, più energia sarà consumata. Tutto l'universo, dopo l'eventuale spinta iniziale, tenderà a stabilizzarsi, trovando appunto equilibrio verso il minor consumo energetico possibile. Per consumare poca energia, in generale, si dovrà trovare la strada più veloce e diretta. Pensate semplicemente a una goccia di acqua che nei secoli scava una roccia. Questo ci insegna che con pochissima energia, ma con molta costanza, possono realmente avvenire miracoli. Questo esempio insegna anche che universalmente parlando il tempo non è un fattore così importante rispetto all'energia che si utilizza. Il tempo è un fattore puramente umano, visto che abbiamo una data di inizio e una scadenza. Quando facciamo qualcosa vogliamo che tutto si realizzi in maniera abbastanza celere. Siamo talmente abituati ad avere tempistiche precise che anche quando ci rivolgiamo all'universo, parlando di legge d'attrazione, abbiamo spesso la pretesa che tutto venga manifestato come e quando vogliamo noi. Una volta, molti anni fa, decisi di portare la mia auto da un carissimo amico appassionato di tuning. Ricordo che dopo l'uscita del film Fast and Furious, la moda per i neon colorati e gli spoiler abbassati si era moltiplicata ovunque e anch'io ne avevo avvertito il fascino. Già durante i primi minuti di lavoro sulla vettura ero impressionato da quel mondo fatto di novità fluorescenti, ma rimasi veramente a bocca aperta quando questo ragazzo, con cui condivido tuttora una bellissima amicizia, mi spiegò in termini pratici come risparmiare tempo, energia e quindi denaro. Lui mi spiegò come passare un cavo elettrico dalla batteria fino all'interno dell'abitacolo, utilizzando però il principio universale del poco consumo energetico. Dovete sapere che per passare un qualsiasi cavo dal vano motore fino all'interno della vettura ci possono essere decine di strade, più o meno complesse, più o meno fantasiose e più o meno costose, naturalmente, ma solamente una è diretta e immediata. In pratica si deve fare un foro, se non fosse già presente, nel punto più vicino tra la batteria e il metallo dell'abitacolo. Ci misi non poco a metabolizzare questa informazione, visto che la mia mente non concepiva una soluzione così diretta e semplice. A quei tempi mi ero già rivolto ad altri professionisti per fare lavori simili. Tutti parlavano di decine di metri di cavo, ponteggi, sensori, test, amperaggi, così da giustificare le ore di lavoro e la spesa alta al cliente di turno. Pensandoci bene, tutto sembrava molto più logico. Tornando al mio amico, con un mezzo metro di cavo e un piccolo trapano, tutto era veloce, semplice, almeno apparentemente, e soprattutto molto efficace. Citando il suo motto, poca spesa, tanta resa. Questa introduzione serve esclusivamente per far capire l'importanza di chiedere all'universo in maniera corretta e precisa, visto che, sfruttando il principio del poco consumo energetico, le soluzioni che immaginiamo noi potrebbero essere non compatibili con il principio di risparmio energetico che l'universo mette in atto ogni volta. Noi, solitamente, ci immaginiamo soluzioni molto fantasiose, mentre l'universo traccerà la linea più veloce verso il raggiungimento dell'obiettivo. La nostra mente è abituata a complessi calcoli e spesso per passare da un punto A fino ad un punto B creiamo altri punti intermedi che inevitabilmente complicano una soluzione. Quindi anche con le nostre richieste potrebbe capitare la stessa identica cosa. Ci iniziamo ad immaginare soluzioni fantasiose ed energeticamente molto costose, mentre l'universo ci potrebbe presentare la strada più diretta possibile e diversa dalle nostre aspettative. Per fare qualche esempio, se chiedessi all'universo di dimagrire, nella mia mente potrebbero arrivare strade molto fantasiose e bellissime, ma che potenzialmente non sono compatibili con il principio del poco consumo energetico universale. Magari mi aspetterei che il mio metabolismo aumenti da solo senza fare movimenti o sport, mangiando le stesse identiche porcherie di sempre. Naturalmente questa è una soluzione molto attuabile, ma non è detto che sia la soluzione più facile e diretta per realizzare il mio sogno.
Sempre in termini teorici, l'universo potrebbe reputare più facile farmi arrivare un virus che mi impedisca di mangiare cibi solidi per 15 giorni. Se ci pensate molto bene, il risultato potrebbe essere identico a quanto desiderato inizialmente. Stessa cosa con il denaro. Chiedere molti soldi vi potrebbe far pensare ad una vincita, una borsa che vi piove dal cielo piena di oro, eccetera, eccetera, eccetera. Ma non è detto che queste sincronicità siano quelle che universalmente costano meno in termini energetici. Vi ricordate per esempio il mio piccolo incidente in aeroporto? Per chi non avesse ancora visto il video, riporterò il link qui in descrizione. Ricordo che l'universo esegue solo degli ordini, non è né buono né cattivo, quindi diventa essenziale essere molto cauti e precisi in quello che vogliamo ottenere. Se avete notato bene, quando parlo di dimagrimento, salute, denaro, molte delle affermazioni sono legate al benessere personale. Ricevo denaro in maniera piacevole, sono in perfetta salute e il mio metabolismo aumenta. Ho una pelle bellissima e sono felice, eccetera, eccetera, eccetera. Così da scongiurare attrazioni involontarie e non desiderate, come appunto malattia o incidenti. Il mio consiglio è quello di essere molto specifici in ogni vostra richiesta, che parliate al benamato universo in maniera verbale, scritta, magari con la tecnica 55x5, tramite un mantra, visualizzazioni o affermazioni. Ricordate sempre di mettere il vostro benessere al primo posto di importanza. Il vostro peso forma dovrà essere raggiunto in perfetta salute fisica e mentale. Il denaro deve arrivare in maniera armonica, abbondante e felicemente. L'amore dovrà essere soddisfacente, bellissimo e appassionato. Abbondate sempre di pensiero positivo. Anche se la frase che state ripetendo nel mantra è generica, come può essere attraggo denaro immediatamente, visualizzatevi mentre godete di quel denaro. Siatene felici. Nessuno vorrebbe del denaro derivato da un lutto familiare o da un risarcimento di un'assicurazione dopo un grave incidente. Come dico spesso, il come e il quando non sono di nostra competenza, ma ricordate ad ogni vostra attrazione consapevole di mettere il benessere e la felicità al primo posto. Buona vita a tutti!